Siamo scesi da poche ore dal traghetto che ci ha portato fino qui, in questo piccolo comune cileno, Caleta Tortel. Siamo sbarcati alle 7 di mattina e abbiamo aspettato per circa 2 ore il sorgere del sole, sotto una piccola tettoia al porto, così come altre persone che erano con noi sul traghetto. Sappiamo già che ci ricorderemo di questa tappa, non solo per il paesaggio da fiaba, ma anche e soprattutto per il freddo pungente. Questa è stata senza dubbio la giornata più fredda dall'inizio del viaggio, che risale ormai a 2 anni e mezzo fa. Tortel è un piccolo comune della regione di Aysén, nel sud del Cile. Questa zona è stata percorsa fin dalla preistoria dai canoisti nomadi di Kouawescar. Il primo europeo ad avvistare questo territorio sarebbe stato Hernando de Magellan nel 1520, chiamandolo Terre di Dicembre. Nel 1901 si insediarono 1 migliaio di famiglie di coloni europei, che installarono qui una segheria, case, postazioni e sentieri. Il nome del paese rende omaggio a Jean Tortel, un marinaio francese che prestò servizio durante la guerra di indipendenza cilena. Gli abitanti di Tortel si spostavano all'interno del piccolo paesino utilizzando delle imbarcazioni, fino al 2003, anno in cui è stato costruito un sistema di passerelle interne e sull'acqua. Qui non ci sono macchine e nessun mezzo motorizzato. Le auto possono arrivare fino al parcheggio, da cui è poi possibile proseguire solo a piedi. Nel corso del 2003, Caleta Tortel è stata completamente collegata al resto del paese, grazie all'inaugurazione di un nuovo tratto della carretera Austral. E infatti prima non c'erano le passerelle, ma la gente si muoveva con delle zattere. Poi hanno detto, al posto delle zattere, perché non costruiamo delle passerelle? E così hanno costruito le passerelle, è venuta fuori Caleta Tortel, perché in realtà il posto dove noi siamo arrivati è Caleta Tortel. Adesso, seguendo questa costa nera, che quindi è sempre questa passeggiata lungo la pozza d'acqua, arriveremo verso Tortel, che è proprio il centro nevralgico. Nevralgico. Poi Ci saranno 2 cani in più. Un'altra cosa che non sai, i fiordi sono pochissimi posti al mondo in cui ci sono dei fiordi. I più famosi sono quelli del nord Europa, però ci sono anche dalle parti dell'Australia, dalle parti del Canada, dalle parti dell'Alaska, in tutti i posti dove una volta c'erano i ghiacciai, per cui devi immaginare che questi fiordi, queste spaccature nelle montagne erano piene una volta di ghiaccio, che con il suo peso ovviamente ha praticamente creato una spaccatura nella montagna e ha creato questi fiordi, che poi col tempo si sono riempiti di acqua, sono diventati navigabili, eccetera. Alcune case sono molto belle, tipo questa qui che c'è qui sopra, sembrano fatte nuove, ovviamente tutte fatte in legno. Alcune sono delle palafitte, altre invece sono proprio attaccate alla montagna. Anche il municipio è molto bello, è gigante. La cosa che non mette molta tranquillità è la via di evacuazione dello tsunami. Allora è interessante sapere che anche qui è una di quelle zone. Dov'è? Oh, attenzione al ghiaccio. Papà è già caduto 3 volte dalle scale. Sembrava un film.
Col sedere. Ah, ecco, quella nave lì si chiama Sur Austral, è stata utilizzata dall'Università di Concepción per fare uno studio sull'acqua e hanno scoperto tantissime cose, che anche qui in fondo al mondo praticamente c'è della microplastica nell'acqua e hanno fatto 5 rilevamenti ed è risultata microplastica e altre schifezze dappertutto. La seconda cosa che hanno visto e che è molto divertente è che l'acqua qua nei fiordi si divide in 2 strati. Il più superficiale è acqua dolce che viene dai ghiacciai e il più profondo è acqua salata che viene dall'oceano, e in questi canali qua fanno fatica a mescolarsi. E poi cos'altro hanno scoperto? Che stanno cambiando anche il microplancton, cioè tutta quella serie di animaletti più o meno grandi che vivono nell'acqua e che noi non vediamo, quelli di cui si cibano ovviamente i pesci, e hanno trovato delle nuove specie che sono quelle responsabili dell'acqua che si trasforma in poltiglia rossa, tipo le infestazioni delle alghe rosse, qualcosa di simile a livello di microplancton. Tutto questo è legato ovviamente a che cosa? All'inquinamento dell'acqua, alla modifica della temperatura dell'acqua e all'insediamento umano. Ah, e poi c'è anche l'isola dei morti da qualche parte, che non ho ben capito dove sia, che è patrimonio del Cile, ed è dovuta al fatto che una volta c'erano dei lavoratori che lavoravano qui e erano saliti su una barca per fare il ritorno a Chiloé, l'isola che sta un po' più a nord, e la barca ha naufragato. Ovviamente hanno trovato penso 57 o più cadaveri, e che sono stati ovviamente sepolti da quelli che erano sopravvissuti, che erano tipo 161, 150, e che poi sono stati intratti in salvo da un'altra imbarcazione che passava di lì. Eccoci, adesso dopo questa curva noi sbucheremo in faccia a Tortel, la vera città di Tortel. Ecco che praticamente non si vede. Ah no, eccola lì, qualcosa c'è. Per le persone che non lo sapessero, c'è della brina o del ghiacciolino su queste assi di legno, che rende tutto il più divertente. È un po' pericoloso, ma a tratti divertente. La comuna di Tortel è la 6ª comuna más grande e la meno popolata del Cile, con una superficie di... La sua geografia include una zona di arcipelago e tante cordigliere con isole, fiordi, canali, valli, ghiacciali, campi di gelo. Oggi è sabato e ci ha detto il carabiniere, perché qua ci sono i carabinieri, se non lo sapeste, ci sono i carabinieri, ci ha detto che il sabato le caffetterie, anche solo per bere qualcosa di caldo, aprono dopo le 11, per cui sono le 10 e qualcosina. Noi pian piano ci stiamo dirigendo verso quello che dovrebbe essere il parcheggio, da cui partirà poi il pullman per arrivare a Cochrane. Questa struttura qui che non abbiamo visto adesso è sostanzialmente la rete di distribuzione dell'acqua, una grande pompa che pesca l'acqua e la distribuisce a tutti gli abitanti di Tortel. Ho fatto una scoperta veramente divertente. Sapete come si chiamano gli abitanti di Tortel? Si chiamano tortellinos. Sì. E io e te, Rebecca, siamo cappelletti. Vuol dire che siamo cugini. Qui scalano. Qui punto di scalata, vediamo un po'. Vanno su, 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 su. Che bravi. Noi non siamo capaci.
Abbiamo visto 2 persone fino adesso e 2 poliziotti. Tenendo conto che c'è scritto che sono una popolazione di 520 persone, abbiamo visto 4 su 500, quasi l'1% della popolazione conosciamo. Su, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 rampette. Siamo arrivati finalmente nella piazza dove dobbiamo aspettare l'autobus. Allora, questa è la mappa di Tortel, si vede abbastanza bene, grazie al cielo è uscito un po' di sole. Noi siamo arrivati qua all'imbarcadero della rampa municipale e poi abbiamo fatto questo giro qua con le passerelle. Siamo andati da qua siamo arrivati fino a qua sostanzialmente. Ci mancava solo l'ultimo pezzettino, però Rebecca aveva freddo e allora siamo tornati indietro. Una volta tornati indietro abbiamo fatto tutte le passerelle del settore centrale, siamo passati sotto al faro, siamo arrivati qui, addirittura c'era un capanino con un parco giochi per Rebecca. Siamo saliti da qua fino a qui in alto, una valanga di scalini, e siamo arrivati qua dove c'è il parcheggio dove aspetteremo il nostro bellissimo pullman. Noi siamo arrivati alle 7:30, per cui non abbiamo preso una stanza, anche perché avevamo prenotato la stanza per questa notte, ma avendo un ritardo di 8 ore il traghetto ci ha fatto risparmiare su una notte. Ora però dobbiamo aspettare, perché il nostro Abutus, come direbbe Rebecca, arriverà all'incirca alle 3. Adesso siamo felici perché è uscito il sole e col sole ci si scalda un pochino e dobbiamo aspettare appunto l'autobus. Volevamo dire una cosa: in questi posti al sud della Patagonia cilena facciamo davvero molta fatica a trovare degli ostelli, degli alberghi, insomma qualsiasi cosa che sia economica per rimanerci, perché i prezzi sulle comuni piattaforme, applicazioni che usiamo di solito sono davvero alle stelle. Quindi cosa stiamo facendo? Semplicemente stiamo andando a cercare su Google Maps tutti proprio uno per uno, tutti le guest house, gli ostelli, le cabanas che ci sono, e contattandoli direttamente per vedere qual è insomma il miglior prezzo, quello che ci offre magari anche una colazione eccetera. Quindi è stato davvero fantastico. Poi adesso c'è la bassa stagione e quindi i prezzi sono un attimino più bassi. Sappiamo che la Patagonia insomma non è un luogo economico, però in realtà per ora ce la stiamo facendo a rimanere nel budget, e soprattutto per ora stiamo sperimentando anche un nuovo modo, proprio un contatto diretto per trovare qualcuno che ci ospiti, perché qui in Patagonia, in questa parte, è un po' difficile trovare qualcuno con couchsurfing, e soprattutto adesso la dobbiamo fare molto velocemente, quindi tipo 2 giorni, 3 giorni, e quindi dovendola fare velocemente non riusciamo a fermarci magari una settimana in ogni posto per poter fare volontariato. Quindi dobbiamo trovare delle guest house che ci offrano un buon prezzo e rimanerci 2 notti e poi andare avanti eccetera. Qui intanto che siamo qua fermi, qui c'è il parcheggio, abbiamo già chiesto a qualcuno se sta andando verso Cochrane. Per ora non abbiamo trovato nessuno, nel caso trovassimo qualcuno andremo con loro, altrimenti alle 3, adesso sono le 11, avremo il pullman che ci porterà là. Sono luoghi molto selvaggi, Caleta Tortel è uno di questi, e è davvero molto particolare il fatto che comunque arrivino barche, però a loro non gli importa, cioè nel senso che comunque sono chiusi, tutte le caffetterie sono chiuse, tutti i ristoranti sono chiusi, loro continuano la loro vita normale, ecco, non è che perché arriva la barca e quindi dei possibili turisti, dei possibili clienti allora aprono prima, ecco, non gliene frega niente. Vabbè, insomma, è un altro luogo particolare della Patagonia, no? Sì, direi. Primo incontro con lo street food, papa rellena. Io credo che sia una papa rellena. È rellena. Di che? De carne. Y para... sí, una empanada. ¿Para qué está dentro? Está solo carne. Fammi vedere com'è questa
Empanada argentina, tirala fuori tutta. Ci tiene. No, non è Bene. tanto grande come l'altro. No? Buon appetito! Grazie. Eccoci, con uno sfondo così siamo arrivati finalmente, dopo aver atteso 8 ore, dopo averne fatte altre 3, alla città di Cochrane. Stiamo risalendo e infatti non fa più così tanto freddo come faceva prima e basta. Adesso aspettiamo, siamo veramente stanchi, un po' malaticci Elena e Rebecca. Adesso ci riposeremo un attimino, cammineremo verso la casetta e dopo basta, ci riposeremo un po'.